È logico che non eravamo forti, però si era costituito un bel gruppo. Dopo 8 settembre sono venuti a casa mia perché ero vicino a Padova, Bonnet, Bartolozzi, qualche altro, il sergente Svuoti, e siamo andati a presentarci a Padova alla seconda SAT, che c'era Bailon, che era stato, naturalmente Bartolozzi lo conosceva perché aveva lavorato con lui. Io non ho la pretesa che lui mi riconoscesse, ma insomma, si comandava là e ci siamo presentati e abbiamo detto una cosa ben precisa: se ci sono gli aerei noi ci siamo, se non ci sono gli aerei non ci siamo, non ci mettiamo a fare la guerra della fanteria, perché non abbiamo né la struttura né la mentalità. Colonnello Bailon, il suo modo di fare era così, non ha detto niente. Aspettate 10 minuti, dice, e torno. E dopo torno. Siamo stati là, abbiamo detto, che si sia arrabbiato perché abbiamo detto così, cose. Non sono passati neanche 10 minuti, saranno passati, o un quarto d'ora, adesso non stiamo. Ecco la licenza. Ci ha dato a tutti la licenza, perché era necessario per giustificare per i tedeschi. Quando ci saranno gli aerei vi chiamerò. E così è stato. La nostra squadriglia quasi al completo, con quelli da Roma in su, per forza, si è costituita la squadriglia Bonnet, chiamata Montefusco, dopo la caduta di Bonnet, che è caduto in Piemonte, Montefusco Bonnet, ma insomma era conosciuta per la Bonnet, era autonoma. Io dico anche fortuna, perché insomma nel momento più brutto in Piemonte, che è morto, ha battuti gli Ellici e Tarantolo che si sono salvati con le paracadute, sono una cosa. Io ero all'ospedale militare con la pleurite. Quello mi ha salvato. Sono rientrato dalla licenza dopo l'ospedale quando è morto Bonnet. Ho accompagnato la moglie, che era in Val d'Aosta, che il prefetto non ci ha lasciati andare in divisa e ci ha obbligato ad andare con abiti borghesi. Quindi già questo dice cosa. E un mio amico, che poi è morto anche lui, mi ha dato il suo vestito perché andare a prendere la moglie con il fratello di Bonnet. La squadriglia è stata in piedi, c'era Zuccarini, che poi Zuccarini è diventato capo dei piloti dell'Italia, un bel tipo anche quello. Bartolozzi era il cervello di tutti e abbiamo lavorato con i G55, Fiat G55 e il Maggiore Visconti, un splendido esempio di valoroso, che era un valoroso, aveva un gruppo che funzionava perfettamente e che non ha mai avuto storie col partito, perché era un militare. Visconti col suo gruppo, primo gruppo, avevano i Macchi 205, quei pochi che c'erano loro li avevano. C'era una baraonda, quindi questi nuclei, squadriglia Bonnet, Visconti, erano quello il minimo che si poteva mettere su, ma si lavorava sul serio. Ai primi del 44 il primo gruppo si sposta e va, a un certo momento va a Reggio Emilia, mi sembra fosse verso maggio. Il primo gruppo è andato in crisi. La terza squadriglia del primo gruppo, i Visconti, si sono congedati, insomma c'è stato un momento di crisi
il primo e il secondo sono stati fedeli e continui. La Bonnet è stata, che allora è diventata già Bonnet perché non c'era più Bonnet, è stata assegnata come terza squadriglia del primo gruppo e quindi siamo andati a Reggio Emilia. I G55 li abbiamo lasciati e c'è andato il 205, un apparecchio bellissimo.